Apple Vision Pro, una figata, un'assoluta figata, totalmente fuori dal mondo e inutile. Fermi, lasciatemi spiegare. Non ho intenzione di fare polemica né dissare alcunché, sia chiaro, bensì farvi notare un qualcosina che credo possa esservi sfuggito, per cui fanboy Apple tutto bene, abbassate le armi. Oggi non faremo un recap del prodotto né tantomeno parleremo degli aspetti tecnici o prestazionali, dato che questi temi sono già stati più che egregiamente trattati da fiotti di altri canali, bensì ci soffermeremo sui contro, sulle, diciamo, illogicità dietro questo Vision Pro, il quale, come puntualmente avviene con tutti i prodotti partoriti dalla somma mamma Apple, stanno passando in sordina ammantati sotto un artificialissimo velo di perfezione assoluta e rivoluzione del secolo che essa stessa e la miriade di canali sponsorizzati stanno contribuendo a creare. In compagnia e con la partecipazione sempre di voi tutti, vorrei oggi startare una discussione il più costruttivamente ed oggettivamente critica su questo prodotto e ciò che lo circonda. Per cui, gente, come disse un tempo un grande uomo, patti chiari! Patti chiari! Se credete che questo Vision Pro sia il perfetto connubio tra zucchero, cannella ed ogni cosa è bella, chiudete il video e passate oltre, amici come prima, nessun rancore. Mentre invece se comprendete che nella ricetta c'è anche una punta di Chemical X, beh, ci vediamo dopo la sigla. Giusto il tempo di un istante per ricordarvi come sempre di seguirci su tutte le nostre pagine social e di iscrivervi al canale per supportarlo attivamente, attivando anche la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni, ogni giovedì ore 12:30. Premessa di base forse inutile adesso che ci penso, dato che oramai presumo sia di dominio pubblico tra le persone che mi seguono che io non amo Apple, ma proprio zero assoluto. Pertanto, sebbene la mia intenzione sia quella di parlare oggi con totale imparzialità, assoluta imparzialità, non escludo la possibilità di lasciarmi trasportare e finire per dare qualche opinione poco democratica e se così fosse vi chiedo scusa in anticipo. By the way, ciancio alle bande, cominciamo a parlare subito di questo Vision Pro che al di là del prezzo diciamo alquanto consistente ma in linea con quanto ci ha da sempre abituati mamma Apple di $3.500, 4.000 euro circa nel momento in cui arriverà da noi, anche se dovremo aspettare un bel po' dato che il lancio è previsto in beta negli Stati Uniti a inizio 2024, il grande problema di questo Vision Pro è se stesso. Come può un dispositivo dotato di sole 2 ore di autonomia, per il quale sei costretto a portarti appresso una batteria collegata da un filo, essere avveniristico rivoluzionario? Probabilmente, anziché dico certamente, in futuro ne usciranno di più capienti anche aftermarket, ma la logica di fondo non cambierà di una virgola. Dovremo sempre girare con 2, 4, 10 batterie magari legate in cintura come dei moderni pistoleri. Quando un uomo col VR incontra un uomo con le batterie, quello col VR è un uomo morto. Nel senso, io personalmente non ho percepito alcun effetto wow alla iPhone moment tipico dei WWDC di mamma Apple durante la presentazione del Vision Pro. Alla sua uscita l'iPhone ha rivoluzionato il mercato, era già perfettamente utilizzabile al day one e surclassava in tutto per tutto l'allora panorama di ultimi modelli di cellulari. Certo, aveva i suoi problemi come è normale al lancio di ogni nuovo prodotto, ma era avveniristico, già anni luce davanti alla tecnologia del tempo, e questo, con tutto l'amore del mondo, non si può dire del Vision Pro, anche se in realtà l'hanno poi detto, ma vabbè, facciamo finta di niente. La cosa che poi mi ha fatto morire è stato l'annuncio della partnership con Disney Plus per fruire dei suoi contenuti attraverso il visore, ma gente, non so come dirvelo, anche solo in game dura 3 ore, cioè ti muore la batteria poco dopo metà della pellicola, forse più mega wow della casa. E se invece l'avessero fatto apposta per dare un pochino più di suspense? 2 ore di autonomia, gente, 2 ore! Praticamente il tempo che ci mette la mia ragazza a prepararsi per uscire la sera. Capitemi, l'idea è figa, è un gran prodotto, questo è innegabile, ma più che un dispositivo da mettere in vendita l'avrei visto meglio come un concept. Apple Vision Pro, la realtà come non l'hai mai vista. In questo modo lo avrei anche accettato meglio, ma così, gente, ci stanno vendendo un sogno, un'immagine. Cioè, che cos'è ad oggi l'Apple Vision Pro se non una proiezione del futuro? Cioè, una roba perfetta, un prodotto perfetto per il 2030 che però si porta dietro una zavorra pesantissima che gli tarpa le ali facendolo decadere al pari di un costoso soprammobile. E il Vision Pro non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a trovarsi in questa situazione. Anche in passato è successo lo stesso con altri prodotti che erano avanti
tantissimo rispetto ai tempi, ma che non hanno avuto il successo sperato appunto per la presenza di qualche avanzo tecnologico ingombrante, costoso o inutile. E questa batteria collegata via cavo che devi tenerti infilata in tasca della durata massima di 2 ore è la sua zavorra. Cioè, gente, parliamoci chiaro, che cosa sono 2 ore? 4-5 puntate di un anime, 2 di una serie TV? E ancora poi questo M2 venduto come la panacea di tutti i mali. Peccato che 20 milioni di pixel non sono mica rossetti gommosi, cioè a livello hardware proprio non ce la fa. È un buon prodotto, perfetto per un portatile da usare in mobilità, ma non per fare tutto quello che hanno detto e ad una tale risoluzione senza batterciglio. Tant'è che ha laggato pure in presentazione, gente, non so se ve ne siete accorti. Questo è allora per me sintomatico del fatto che siamo ancora molto lontani dal lancio effettivo e da quello che dovrà essere il prodotto finito, quindi continueranno sicuramente a lavorarci senza sosta, anche perché di fatto si tratta di un nuovo sistema operativo dedicato a questo compito, un altro dei fattori primari che decideranno le effettive prestazioni finali di questo M2 a fronte delle applicazioni che verranno sviluppate da qui in avanti. Ma c'è poco da dire, mantenendo un M2 come CPU certi limiti resteranno presumibilmente tali anche in futuro. Bella l'idea, bella l'innovazione, bellissimo il design, ma si tratta di un prodotto indietro anni luce rispetto a ciò che vorrebbe essere. Ma è ovvio che poi andranno ad introdurre anche un cavo per attaccarlo direttamente alla presa di corrente, direte voi, e tante salute al problema batteria. Verissimo, anzi quasi certo, ma a quel punto allora perché spendere 4K in un prodotto simile e non optare invece direttamente per una soluzione fissa e probabilmente più economica? Anche perché, gente, diciamocelo, l'altro grossissimo neo di questo prodotto, senza voler fare della polemica inutile, è proprio il prezzo. Cioè, dal momento che vuoi creare un qualcosa che rivoluzioni il mercato, devi anche renderlo abbordabile a chi? Segretari, operai, muratori e via simile, la gente normale, diciamo, che magari non è così scontato che abbia 4 fiocine da buttarci sopra. L'altra questione che poi mi ha dato da pensare è il timing di questa presentazione di questo prodotto. Apple ha deciso di lanciare il Vision Pro nel pieno del trend dell'intelligenza artificiale e forse è proprio per questo, anzi quasi certamente, che per seguire in parte la corrente ci hanno infilato in mezzo anche un po' di machine learning. Ma diciamolo, gente, come poi lo hanno ammesso anche loro stessi, questo Vision Pro ha atteso anni prima di vedere la luce ed è palese come sia figlio dell'epoca metaverso. Cioè, non so voi, io personalmente l'ho percepito come un volevamo buttare fuori l'ennesima rivoluzione, ma ci abbiamo messo troppo, siamo arrivati tardi e abbiamo cercato di unire l'una e l'altra per creare qualcosa di figo e innovativo sperando che funzioni. Anche per il fatto che mentre il metaverso è caduto direi quasi totalmente nel dimenticatoio, questo trend dell'IA è invece attivissimo e presente e sta richiamando a sé tutti i soldi in circolazione dei grandi flussi di denaro, esattamente poi come abbiamo visto nel caso di Nvidia, che nel tempo di un battito di ciglia, 6 mesi se non sbaglio, si è portata al fianco di poche altre al mondo superando il trilione, altro che azienda poco conosciuta. Questo perché appunto tutti i soldi stanno convergendo lì in quel tech trend. E questo comportamento da parte di Apple mi sembra quasi un tentativo di inversione dello stesso, forse voluto o magari no, di riportare questo, direi oramai dimenticato metaverso che ha fatto scivoloni l'uno dietro l'altro senza mai riscuotere il successo sperato ad una nuova rinascita. Pensate soltanto allo sforzo tecnologico che richiede l'implementazione completa di questa tecnologia. Cioè, per una partita o gara sportiva si parla di decine, centinaia di videocamere da piazzare ovunque per consentire l'immersività del visore. Veramente un lavoro pazzesco! Oltre poi ad essere giunta spaventosamente in ritardo Apple sul trend VR e metaverso, c'è anche da considerare lo scetticismo generale degli utenti in merito ad essi. Quant'è che si parla di realtà virtuale? Anni? E in quanti l'hanno realmente toccata con mano, provata in prima persona? Pochissimi. Io ad esempio sì e no in un paio di occasioni e solamente ad eventi pubblici con, devo dire, risultati medio-bassi. Diversamente l'IA è già qui e la stiamo usando tutti o quasi da diverso tempo. Fate solo il caso di ChatGPT, che se non sbaglio è stata la piattaforma con la più veloce crescita di utenti dopo TikTok. Parliamo di un trend in fortissima crescita, tutti i soldi stanno convergendo in quella direzione e su questo non esiste discussione alcuna, per cui davvero Apple, non ti capisco. Una logica di mercato davvero molto discutibile a parer mio, ma così tanto discutibile che mi viene a sto punto il dubbio che non l'abbiano fatto apposta.
Parlando quindi del prodotto di questo Vision Pro, io davvero lo trovo inutile e totalmente fuori dal tempo per le sue attuali limitazioni e la palese destinazione d'uso non in linea con i trend attuali, sebbene dal punto di vista tecnologico sia tantissima roba. Pertanto, in mia modestissima opinione, i possibili scenari futuri sono solamente due. O questo prodotto, questo Vision Pro, si rivelerà essere l'ennesimo fallimento di mamma Apple andando a fare compagnia al suo social network o alla console da gaming, dei quali peraltro parleremo a breve in un paio di short delicati, per cui anche lì non perdeteveli, oppure la casa di Cupertino confermerà la più che rosea opinione che hanno i suoi fanboy, riuscendo a fare trend a sé. Per quanto un prodotto del genere con un prezzo totalmente folle per il target a cui dovrebbe essere destinato e la commercializzazione ancora da definire, perché al momento si parla, come dicevo all'inizio, di una beta in America a numero chiuso, poi da testare, poi forse nel resto del mondo, Apple potrebbe davvero star tentando il colpo del secolo, riesumare ad oggi un trend più morto che vivo, quello del metaverso, riuscendo forse addirittura a migliorarlo. E se dovesse farcela, chapeau davvero Apple, i miei più sentiti complimenti. Oltre che probabilmente andrebbe a cambiare totalmente la direzione del flusso di denaro, sfondando vette di fatturato ad oggi nemmeno pensabili. E niente people, questo è quanto più che il solito video. Grande Apple, wow! Ho preferito fare un qualcosa di diverso, approcciando la questione da un differente punto di vista per cercare di coinvolgervi meglio in un, a parer mio almeno ritengo, interessante spunto di conversazione. Per cui niente, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto, in cosa siete o non siete d'accordo con quanto ho appena detto, e se avete qualcosa da aggiungere ben venga assolutamente, vi aspetto qui sotto nei commenti. E come sempre, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo giovedì prossimo alle 12:30 con un nuovo episodio. Non cambiate canale.